Ci sono storie che usano la musica per farci ballare e poi ci sono storie che la usano per farci sentire. Questo non è solo un film animato, è un viaggio dentro il dolore che provi quando senti di non appartenere, di dover indossare ogni giorno una maschera per essere accettato. Ma cosa succede quando quella maschera si spezza? Ciao anime lovers e benvenuti sul mio canale. Io sono Proxy e oggi parliamo di K-pop Demon Hunters. Per fare tutte le ricerche inerenti a questo film e scrivere questo video ho praticamente distrutto tutti gli algoritmi super basic dei miei social. Ormai ho tutti i feed invasi da video e post a tema Corea e K-pop. Niente, volevo dirtelo. Ma comunque parliamo di questo film. Un film che mi ha stupito, essendo partito molto prevenuto. Diciamo che non mi aspettavo grandi cose. L'incipit mi sembrava debole e poco coerente con se stesso, ma, e devo dire un grosso ma, in parte mi sono ricreduto e in parte no. Ma prima di parlarne, sigla. Prima di iniziare con l'eviscerazione del detto e del non detto di questo film, ci tengo a ricordarvi che ogni martedì alle 21 mi trovate live in compagnia di Violetta Rox sul nostro nuovo format Chuck and Chill sul suo canale. Se vi va di passare 3 orette in compagnia nostra a parlare del mondo del cinema, dei suoi contorni, passate a trovarci ora. Questo video sarà diviso in 2 parti, quindi non vi preoccupate. Quando stanno per arrivare gli spoiler sul film, vi avvertirò. Iniziamo col dire che se ti aspetti che questo film parli di queerness in modo esplicito, beh, mi dispiace deluderti, ma non sei nel posto giusto. K-pop Demon Hunters è prima di tutto un film coreano che affonda le sue radici nella cultura del K-pop e che si diverte a intrecciare la mitologia tradizionale della Corea con l'estetica iperpop di idol e palchi scintillanti. Nel 2025 è obbligatorio inserire personaggi queer? No, assolutamente no. E se devi farlo al solo scopo di giocarti un token di presenza, allora è meglio che non lo fai. Questo film non è un racconto LGBTQIA+, dichiarato, ma piuttosto un viaggio che parla di identità, di sentirsi fuori posto e di cosa significa trovare il coraggio di essere davvero se stessi, anche quando il mondo ti vuole perfetto e uguale a tutti gli altri, senza stereotipare situazioni o personaggi in nessun modo. Detto questo, la premessa di questo film mi aveva convinto a non vederlo. Non avevo la minima intenzione di sprecare 1 ora e 40 della mia vita per un prodotto che già sapevo in partenza non mi avrebbe convinto in termini di scrittura, animazione e rappresentazioni proposte. L'unico lato intrigante era la casa, lo studio che si è occupato dell'animazione, ma dopo averlo visto ben 2 volte, in parte mi sono piacevolmente ricreduto. Il ritmo, i colori e un po' tutta la storia alla fine mi ha convinto. Questo film poteva essere un flop totale e invece, senza troppi problemi, l'ho trovato un film pieno zeppo di rappresentazione del femminile e del maschile nei 2 lati migliori possibili. Un simbolo di tolleranza, di messaggi positivi, di amor proprio e di voglia anche di far avvicinare il pubblico alla cultura del K-pop. E lo dico da persona che non segue minimamente il K-pop. Ma andiamo per gradi. Di che cosa diamine parla K-pop Demon Hunter? La sinossi, l'incipit è la parte che mi convinceva di meno. E invece, parliamone. Dietro ai vestiti scintillanti, le coreografie da capogiro e i ritornelli che ti si infilano in testa, c'è molto di più. K-pop Demon Hunters ci porta a scoprire un gruppo di idol che sul palco sembrano perfette, ma che nascondono un segreto enorme. Quando si spengono i riflettori, queste ragazze non tornano semplicemente a casa a struccarsi, si mettono in prima linea a combattere demoni che minacciano il fragile equilibrio tra il nostro mondo e qualcosa di molto più oscuro. Un nuovo trio come le sorelle Halliwell, le 3 streghe che hanno segnato la mia generazione. Quello che mi ha colpito è come il film riesce a mischiare generi in modo naturale. È un po' musical, un po' action, un po' fantasy e ci trascina in una soul super stilizzata e viva, dove la magia si mescola alla vita di tutti i giorni, quasi senza che te ne accorga.
Ed è proprio qui che la storia diventa universale. Parla della fatica di soddisfare aspettative troppo grandi, delle pressioni della famiglia e della società e di quella voglia, a volte disperata, di riuscire a essere davvero se stessi, anche quando sembra che non ci sia posto per te. Tra combattimenti spettacolari, piccoli momenti dolcissimi e un sacco di rimandi alla cultura pop che ti fanno sorridere, K-pop Demon Hunters alla fine è una storia che parla di crescita, di trovare il coraggio di mostrarsi per quello che si è e di affrontare quei mostri interiori che spesso fanno più paura di quelli con gli artigli veri. Un film che usa musica e magia per raccontare cose molto concrete. Chi sei davvero, quanto ti costa esserlo e cosa rischi se non ci provi nemmeno. Ti inchioda allo schermo con un ritmo che può sembrare frenetico, ma è voluto. È un fortissimo simbolismo anche della vita quotidiana e più nello specifico delle vite delle e degli idol coreani. E dico frenetica con cognizione di causa. Nel film viene descritto abbastanza bene, ma per chi non lo sapesse, le e gli idol del K-pop hanno una data di scadenza. Sì, esatto, come il vasetto di yogurt che hai nel frigo da circa 6 mesi e che ti guarda sofferente. Io lo so che ce l'hai. La carriera di questi artisti dura in media, nella normalità, passatemi il termine, solo 7 anni. È la lunghezza standard dei contratti che le agenzie che li lanciano gli propongono. E capite bene che in questo arco di tempo non possono permettersi di correre, devono fare una vera e propria maratona ad ostacoli, sempre con il fiato corto e il sorriso stampato in faccia, sacrificando autonomia, privacy e spesso anche la salute mentale, perché il pubblico e di conseguenza le case di produzione vogliono tutto, subito e sempre, e loro devono solo dare e ancora dare. Il film mette questa frenesia sotto forma di lotta con i demoni, ma quei demoni non sono altro che la personificazione di ansie, aspettative, paura di non essere abbastanza o di non avere più tempo per provare ad esserlo. Ed è forse per questo che, nonostante le spade, i neon e le creature mostruose, la storia colpisce così tanto, perché parla di una realtà che è molto più vicina a noi di quanto vogliamo ammettere. K-pop Demon Hunters si inserisce come un esperimento audace che unisce l'irresistibile universo della musica coreana con l'azione frenetica di una caccia al male soprannaturale. Diretto da Maggie Kang, che ha curato anche il soggetto, e Chris Appelhans, il film è prodotto da 5 case di produzione, tra cui Columbia Pictures, Netflix e Sony Pictures Animation, e rappresenta una delle incursioni più originali degli ultimi anni nel campo dell'animazione ibrida tra action, comedy e cultura pop. Sony Pictures Animation, tra l'altro, ci ha regalato tutto l'universo di Miles Morales con il suo Spider-Verse. Mega spiccioli. L'animazione infatti è visivamente elettrizzante, colori neon, effetti ispirati ai videogiochi arcade e movimenti dinamici che ricordano tanto gli anime quanto i videoclip hip hop. Si nota la mano esperta dello studio di animazione che gioca con texture, stilizzazione e ritmo in modo efficace. Le sequenze musicali sono coreografate come veri concerti, con un montaggio serrato e sonorità catchy curate da musicisti legati appunto alla scena del K-pop reale. Sony, coadiuvata dalla regia di Kang, opta per uno stile audace dove la fusione tra 2D e 3D crea un look tridimensionale ma dal cuore grafico, e in pieno stile CGI in salsa anime, tanto apprezzato dal mondo asiatico. Le texture non sono solo superficie, svolazzano in soft shading, riflessi, giochi di luci studiati come se fossimo in un vero concerto K-pop, un mix di editorial photography, K-drama e illuminazione live. Il ritmo delle scene musicali è così ben bilanciato che i registi stessi l'hanno definito torturante per l'attenzione al dettaglio, sincronizzando battito, coreografia e ritmo in modo maniacale, addirittura usando tecniche come il bouncing ball frame by frame. Il risultato? Ogni nota, ogni passo, ogni swing è intimamente legato al montaggio a un livello quasi matematico. Parliamo di sequenze cucite con cura. How It's Done e Takedown non sono solo canzoni, ma momenti di narrazione visiva. Il trucco è rendere l'animazione tanto immersiva quanto intensa. Ogni movimento diventa espressione, ogni cambio di ritmo diventa emozione. E questa cura maniacale, devo dire, ripaga alla stragrande. Online ho trovato diverse recensioni che hanno parlato di ricchezza visiva sorprendente e un'animazione strabiliante e dinamica.
dinamica. Il fatto poi che abbiano inserito meme e tanti riferimenti alla cultura occidentale tanto quanto agli anime, come ad esempio l'uso dello slapstick, mi ha colpito. Un film che cerca di carpire un bacino di spettatori molto ampio. Non manca l'omaggio allo stile Spider-Verse, senza però imitarlo. Si respira un intento originale, dove le influenze si fanno ben sentire, ma senza prosciugare la personalità stessa del film. Se da un lato K-Pop Demon Hunters è una lettera d'amore al potere del femminile e alla forza che nasce dal sostegno reciproco, dall'altro offre anche un ritratto interessante e meno stereotipato del solito della mascolinità. Jinu e i Saja Boys non sono semplici comprimari messi lì tanto per fare da sfondo, rappresentano piuttosto un altro modo di raccontare la fragilità, il peso delle aspettative e i danni di un successo costruito solo sull'apparenza. Prendiamo Jinu, il leader dei Saja Boys. A prima vista sembra l'idol perfetto, bellissimo, magnetico e con quell'aria da star che sa esattamente come calamitare l'attenzione di tutti, ma sotto la superficie si intravede qualcosa di molto più complicato. Il film lo tratteggia con una vulnerabilità che spunta negli sguardi persi, nelle esitazioni, in certi silenzi che parlano più di 1000 parole. Il modo in cui viene mostrata questa sua umanità è uno dei punti più riusciti della storia, secondo me. Il film non si limita a metterlo lì come bel ragazzo da poster, ma ci lascia intravedere che anche dietro il trucco impeccabile e i passi di danza millimetrici c'è un essere umano che lotta per tenere insieme i pezzi. Diverso è il discorso sui Saja Boys nel loro insieme. Visivamente sono un tripudio di stile, sembrano usciti da un concept video dei BTS, con coreografie aggressive, look taglienti e un'area quasi mistica. Il nome stesso Saja è carico di significato, rimanda ai leoni, ma anche ai mietitori di anime nelle leggende coreane, sottolineando quanto siano creature a metà tra il terreno e il soprannaturale. Il lato meno convincente è che, tolto Jinu, gli altri membri restano un po' bidimensionali. Hanno il potenziale per raccontare qualcosa in più sulle maschere che anche gli uomini sono costretti a indossare, specie in un mondo ipercompetitivo come quello dello spettacolo, ma il film preferisce lasciarli sullo sfondo, a fare da cornice. Peccato, perché ci sarebbe stato spazio per esplorare anche le loro insicurezze e mostrare come spesso dietro la mascolinità ostentata ci siano paure e fragilità che non vengono mai dette ad alta voce. Alla fine K-Pop Demon Hunters ci regala comunque un messaggio importante, che il coraggio non sta solo nell'apparire forti o nell'essere sempre sul pezzo, ma anche nell'ammettere di avere bisogno degli altri, nel riconoscere i propri limiti e nel cercare salvezza non nell'ego, ma nella connessione autentica. Bene, da questo punto in poi entriamo nel cuore della narrativa del film e per forza di cose potrebbero scapparmi degli spoiler. Quindi, se non hai ancora visto il film, io ti ringrazio di essere stato o stata con me fino a qui. Spero davvero che tornerai dopo la visione, così potremo commentare insieme questa parte un po' più spoilerosa. Se invece decidi di restare qui con me, mettiti comodo o comoda, perché adesso andiamo a scavare più a fondo. Voglio mostrarti come certe scelte narrative e visive non siano affatto casuali e perché, secondo me, rendono questo film così dannatamente interessante. Pronti? Iniziamo! Narrativamente il film si prende il rischio di toccare temi molto importanti sotto la superficie data dal glam. Il ruolo della donna nell'industria musicale, la pressione performativa e la dicotomia tra immagine pubblica e identità personale. In modo quasi allegorico i demoni diventano metafora di traumi irrisolti, aspettative sociali e fatica emotiva. Un'operazione intelligente, anche se in alcuni momenti forse è troppo didascalica. Sin da subito il film rompe lo stereotipo dell'idol perfetta. Rumi, Mira e Zoe sono idol sul palco, ma cacciatrici dietro le quinte, eroine con abilità sovraumane e vulnerabilità reali. Maggie Kang punta a evitare le supereroine bellissime ma vuote. Qui le protagoniste hanno riflessi, a volte sbagliano, litigano, hanno fame o stanchezza fisica e persino una fame al pari di Luffy di One Piece. Si scompongono, sono anticonformiste e questo dona loro tridimensionalità e umanità, identità
corpo e accettazione sono la triade che riassume meglio questo film. Il cuore del racconto è ovviamente Rumi, la protagonista indiscussa che porta sulle spalle gran parte del peso emotivo e simbolico del film. E il motivo è chiaro fin da quando, attraverso un colpo di scena non troppo tardivo, scopriamo che Rumi non è semplicemente un'idol talentuosa e una cacciatrice di demoni determinata, ma è lei stessa metà demone. Questo dettaglio narrativo sposta radicalmente la prospettiva. Rumi non combatte solo le creature oscure che minacciano Saul, ma combatte soprattutto una parte di se stessa. Il film costruisce questo conflitto interiore con grande coerenza. Già dalle prime battute Rumi ripete frasi come "io sono sbagliata", alimentando un senso di colpa e inadeguatezza che diventa la vera scintilla del suo arco evolutivo. Il sangue demoniaco di Rumi non è solo un pretesto fantasy, ma un modo per parlare in metafora di identità rifiutate, sentite come sbagliate o fuori posto, proprio come spesso succede a chi si sente diverso rispetto a ciò che la società o la famiglia si aspetta. Il film gioca con questo parallelismo in modo esplicito. Rumi non accetta la propria natura ibrida, vive un disagio che la corrode e la fa sentire sola, anche quando è circondata dalle luci del palco o dall'affetto delle altre ragazze. La sua frase "io sono sbagliata" non è banalità, riassume il percorso di chi lotta contro un'identità vissuta come sbagliata o trasgressiva rispetto alle aspettative. È una metafora esplicita e potente che sfiora temi come il senso di disallineamento tra come ti senti dentro e come il mondo ti vuole fuori. Un aspetto potentissimo è il modo in cui il film mette in relazione il segreto di Rumi con il rapporto materno. Céline, che l'ha cresciuta, è anch'essa un'ex cacciatrice e figura materna acquisita di Rumi molto rigida, che non ha mai davvero accettato il sangue demoniaco della figlia adottiva, ma la cresce per una promessa fatta alla madre di Rumi. Questo aspetto rende Céline quasi la vera villain del film, un personaggio che ostacola il vero io di Rumi dal primo secondo del film. Questa relazione tra madre e figlia diventa centrale durante lo scontro finale. Rumi arriva addirittura a chiedere alla madre di ucciderla, convinta che la propria esistenza sia un errore che va estirpato. È un momento devastante che racchiude tutto il dolore di chi si sente un abominio agli occhi di chi dovrebbe amarlo incondizionatamente. Ma c'è di più. Il film non si limita a farci vedere come Rumi lotta per respingere la parte demoniaca. Il vero messaggio emerge quando la protagonista capisce che non deve distruggerla, ma abbracciarla, riconoscendo che il suo lato oscuro fa parte di lei e che può conviverci senza lasciarsi divorare. È il classico tema dell'ombra junghiana, rivisitato in chiave pop musicale. Se rinneghi ciò che sei, finisci solo per alimentare mostri più grandi. Anche il villain, Guima, è costruito come un riflesso distorto di Rumi. Questa creatura demoniaca parla spesso di dolore e rifiuto e quando dice "noi possiamo vivere solo con il nostro dolore", diventa quasi un doppio della protagonista, che avrebbe potuto fare la stessa fine se avesse continuato a odiare la propria natura. Il fatto che Rumi sia mezzo demone aggiunge quindi diversi livelli di lettura. È la personificazione del doppio, della doppia vita, idol e cacciatrice. È il simbolo di un'identità non normata che cerca di trovare spazio e il cuore di un racconto che parla di autoaccettazione in modo diretto. Nonostante le tensioni che si creano quando Mia e Zoe si sentono tradite scoprendo la reale natura di Rumi, alla fine tornano insieme con una coreografia di azione a tre. È simbolico. Non servono eroi maschili, non serve un salvatore esterno. La forza femminile non è individuale, ma collettiva. Si alimenta nell'empatia, nel supporto reciproco e nel sacrificio condiviso. Anche Mira e Zoe affrontano i loro momenti, parliamone. Mira, definita la pecora nera della famiglia, porta dentro di sé dubbi di inadeguatezza. Crescendo ha imparato a nascondere parti di sé per conformarsi, ma le sue lotte interiori emergono a più riprese. Prima nel contrasto sulla
sulla scelta della canzone Takedown e poi quando difende la priorità di salvare vite umane piuttosto che usare la musica come arma distruttiva. Il suo ruolo durante la battaglia finale non è passivo, con la sua alabarda protegge Rumi e Zoe e contribuisce attivamente alla vittoria. Solo aprendosi alla propria vulnerabilità riesce a trovare forza nel gruppo. Zoe rappresenta l'altra faccia di questa dinamica, la più giovane, cresciuta in America, insicura sul proprio valore nel gruppo. Da rapper che usa la parola come scudo, impara ad abbattere le barriere e a combattere accanto alle altre. Impugna i suoi kunai con determinazione nel momento clou, dimostrando che la sua voce, parlata o cantata, conta tanto quanto quella di Rumi. E quando si riuniscono sul palco insieme a Rumi, la trasformazione è completa, emotiva e visibile. Arrivano le critiche, per favore non odiatemi. Nonostante tutto questo, questa dinamica corale è costruita principalmente attorno a Rumi. Mira e Zoe, pur cruciali, ricevono un po' meno spazio narrativo individuale, risultando più accessorie fino alla resa finale. Di conseguenza, se davvero si volesse celebrare pienamente la forza femminile come risultato di un'alleanza, sarebbe stato interessante vedere più introspezione anche sulle loro storie personali. Il ritmo regge bene nella prima metà, ma perde un po' di slancio nel secondo atto. Nel secondo atto K-pop Demon Hunters continua a tenere un ritmo visivo e narrativo serrato, indubbiamente. Tuttavia, proprio prima del confronto finale, la sceneggiatura apre una valanga di rivelazioni. Il retroscena di Jinu, l'identità demoniaca di Rumi scoperta da Mira e Zoe, la frattura emotiva con la madre adottiva, fino alla rottura dell'On Moon. Tutto in pochi minuti. La percezione è quella di un infodump spaventoso, un momento così carico che può quasi causare ansia narrativa. Questo stratagemma deliberato può creare disorientamento nello spettatore e nelle ricerche che ho fatto ne ho trovato la prova. Può risultare eccessivo e faticoso da digerire, lo capisco. Durante questa fase lo spotlight passa momentaneamente dalle tre eroine a Jinu, il leader dei Saja Boys. Il suo arco tragico, alimentato da flashback e conflitto interiore, aggiunge sicuramente pathos, ma traghetta con sé Mira e Zoe in una posizione più marginale. Poco tempo per raccontare tutto? Forse sì, ma a mio avviso la strada della serialità non era sicuramente lo strumento giusto per raccontare questa storia. Jinu è forse uno dei personaggi più sottovalutati, ma narrativamente cruciali di K-pop Demon Hunters. Leader dei Saja Boys, carismatico e dannatamente talentuoso, rappresenta inizialmente la tipica star maschile del K-pop. Bellezza eterea, movenze studiate, fascino a palate. Ma la maschera di Jinu cade presto, svelando un ragazzo distrutto dal peso della colpa e dai legami tagliati troppo in fretta. Il film ce lo presenta dapprima come semplice contraltare artistico delle protagoniste, un rivale con un contratto discografico, poi come un potenziale alleato ambiguo. Ma man mano che il secondo atto si addensa, emerge la verità. Jinu porta sulle spalle un fardello enorme. Ha stretto un patto con Guima pur di raggiungere il successo che credeva indispensabile per non sparire, letteralmente nell'oblio e nella povertà, sacrificando la sua famiglia. In una realtà dove gli idol hanno una data di scadenza, la paura di Jinu di diventare irrilevante, di non farcela, e la sua scelta di sacrificare tutto per arrivare al top è l'esempio più chiaro di quanto dicevo prima. La vita degli idol non è sicuramente rose e fiori. Il suo sacrificio finale non è quindi solo un cliché eroico, ma la naturale conclusione di un arco narrativo intrinso di rimorso. Jinu sceglie di spezzare l'On Moon, il legame che lo tiene vivo ma schiavo del demone, per salvare Rumi. In quel gesto c'è tutto: il rimorso per aver trascinato altri in un patto oscuro, la consapevolezza di essere stato causa di sofferenza e soprattutto il tentativo disperato di riscattarsi agli occhi di chi ama. Non so se lo sai, ma ho visto che in giro, tra commenti su Reddit, Twitter, TikTok e altri social, tanti si sono lamentati del fatto che in K-pop Demon Hunters non ci sia un regalo ai fan, che non regali un bel bacio tra Rumi e Jinu. E guarda, posso capirlo, perché la tensione emotiva tra i due c'è e come. Il modo in cui lui sacrifica tutto per lei sembra scritto apposta per arrivare a quel momento, ma la verità
è che il bacio non solo non era necessario, ma sarebbe stato quasi sbagliato narrativamente parlando. Perché? Intanto togliamoci subito il dente. A livello logico non avrebbe avuto senso. Rumi è nel pieno di una crisi identitaria devastante. Il suo segreto di essere mezza demone viene rivelato. Rischia di perdere le persone che ama. Combatte con l'ombra di Guima che le sussurra quanto sia sbagliata. Un bacio in quel momento? Sarebbe sembrato un inserto fanservice giusto per accontentare il pubblico, ma avrebbe sicuramente stonato. Nonché poi sarebbe diventato simbolo di una palese relazione tossica tra i due e non un culmine di pace e ribellione al male. Poi c'è il discorso più profondo. K-pop Demon Hunters non è una storia d'amore, è una storia sull'autoaccettazione, sulla libertà di essere chi sei, sui legami che non hanno bisogno per forza di diventare romantici per essere veri. Il legame tra Rumi e Jinu è potentissimo proprio perché resta in bilico, è fatto di protezione, sacrificio, riconoscimento reciproco del dolore. Quando Jinu spezza l'On-Moon insieme a Rumi non lo fa come principe azzurro che salva la principessa con un bacio, ma come anima pura, ma spezzata, che cerca redenzione compiendo un atto disperatamente altruista. E poi diciamolo, infilare un bacio lì con tutto il caos che esplode avrebbe rischiato di ridurre la complessità del loro rapporto a un cliché da shoujo di serie B, togliendo forza al significato vero del sacrificio di Jinu. Il fatto che muoia senza un bacio rende tutto ancora più tragico, ma anche più puro, perché non serve il coronamento romantico per dare dignità a quel legame. Questa è la motivazione che mi sono dato io. Online è esploso il caso del bacio all'acquario, di questa fantomatica scena che è stata tagliata e mai realizzata. Io sinceramente non ho trovato prove di questa cosa. Ho cercato online e al momento in cui scrivo e pubblico questo video non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei produttori o degli sceneggiatori o del team di K-pop Demon Hunters riguardo a una scena tagliata ambientata all'acquario con un appuntamento e appunto un bel bacio tra Jinu e Rumi. È molto più probabile che si tratti di un rumor basato su concept art o fan art o bozze preliminari piuttosto che di una scena realmente girata e poi rimossa. Non lo so, ma va bene così. Non era necessario, non serviva e non l'hanno fatto. Bravi tutti. Se tu trovi fonti ufficiali di questa notizia, scrivile qui nei commenti. Un punto sicuramente infallibile di questo film sono i testi delle canzoni. What It Sounds Like è più di un brano pop ben confezionato. È un inno che mescola la potenza visiva delle sequenze di trasformazione tipiche degli anime con una profondità che ti travolge. È ritmata, coinvolgente, ha un hook che ti resta piantato in testa per giorni, ma sotto quei bassi ci sono parole che ti strappano la pelle di dosso. Il momento in cui Rumi canta "We broke into a million pieces and we can go back, but now I'm seeing all the beauty in the broken glass" è letteralmente agghiacciante per quanto riesce a colpire dritto al cuore. Non parla solo di fratture, parla del trovare un senso, addirittura una bellezza proprio nei frammenti della propria identità andata in pezzi. È la perfetta traduzione musicale di tutto il film. Non devi rimettere insieme i cocci per tornare come prima, ma devi imparare a guardarli in controluce e vedere cosa riflettono di nuovo. E quando arriva il pezzo "So we're not heroes, we're still survivors", è come se il film ti dicesse che non è necessario salvare il mondo per essere degno di amore o rispetto. Sopravvivere è già un atto eroico. Sono parole che fanno tremare chiunque abbia lottato per accettare parti di sé o solo per alzarsi dal letto in giorni dove tutto sembra sbagliato. Il merito non è solo dei testi. La regia e l'animazione costruiscono intorno a questo brano un vero climax emotivo. Le luci, le ombre, le transizioni quasi psichedeliche che mescolano la scena del palco con quella del mondo spirituale danno alla canzone una dimensione quasi mistica, facendola diventare un rituale di accettazione più che una semplice performance. Se K-pop Demon Hunters avesse avuto questo come unico solo pezzo musicale, sarebbe bastato comunque per giustificarne la visione, perché pochi musical pop riescono a essere così spudoratamente veri, senza scadere nel patetico. Questa è poesia pop e ti lascia addosso un senso di catarsi che ha poco da invidiare a opere ben più pretenziose. Detto questo, K-pop Demon Hunters è davvero un film coraggioso nel senso più puro del termine. Non ha paura di mescolare
mescolare generi, di giocare con registri diversi, di prendere suggestioni culturali che spaziano dalla mitologia coreana all'estetica iperpop dei videoclip, dai manga alle sequenze oniriche alla Alice nel Paese delle Meraviglie. La tigre demone che esce dal cespuglio è chiarissimo riferimento allo stregatto di Alice, per esempio. È un mix che poteva esplodere male, diventare confuso o pretenzioso, e invece riesce a restare in piedi proprio grazie a una regia che ha il coraggio di osare e una sceneggiatura che, nonostante qualche piccola sbavatura, tiene saldissimo il cuore della storia. Funziona benissimo anche come esperienza estetica e musicale. Ti rimane addosso quell'aria da concerto K-pop, un'esplosione di colori, testi che ti martellano la testa e coreografie animate come fossero un vero live show, ma sorprende anche per come riesce a funzionare come narrazione pura, per quanto riesca a farti provare empatia verso personaggi che avrebbero potuto tranquillamente restare solo figurine patinate. Non è un film per chi cerca la classica storia lineare o i canoni rassicuranti del genere fantasy. È un film che lascia un'impressione fresca e stilosa, qualcosa che si piazza fuori dagli schemi e rivendica con orgoglio la sua identità di ibrido. È come un pezzo pop che decide di infilarci dentro un bridge jazz, un drop elettronico o un assolo rock. Magari non piacerà a tutti, ma non potrai mai dire che sia banale. In fin dei conti, K-pop Demon Hunters è un film che parla di rotture, di frammenti e di quanto possa essere potente imparare a vedere la bellezza proprio in quei vetri rotti. E forse è questo il motivo per cui anche dopo i titoli di coda ti resta addosso come un ritornello che non vuoi e non puoi smettere di canticchiare. Ora una chicca sul finale. Date le premesse iniziali del film su Rumi, e cioè che distruggendo Guima avrebbe perso i suoi segni liberandosi, no, da questo stigma, mi sarei aspettato che appunto i segni demoniaci sulla sua pelle sparissero del tutto, una specie di reset visivo. E invece no, quei segni rimangono, solo che mutano. Da un violaceo cupo diventano più chiari, quasi celestini, con riflessi argentati. E questo a livello narrativo è meraviglioso. Significa che Rumi non ha cancellato quella parte di sé, non ha eliminato il demone, non ha negato la sua natura ibrida, ha semplicemente imparato a conviverci, a trasformarla in un qualcosa di nuovo e forse persino di bello. I segni diventano un simbolo fisico di accettazione, di equilibrio raggiunto. Non sono più un marchio di vergogna, ma una parte della sua identità finalmente pacificata. A livello simbolico poi il cambiamento di colore parla chiaro, dal buio violaceo che spesso nei codici cromatici dell'animazione indica corruzione, ombra e male, si passa a tonalità più luminose, quasi eteree. Quindi alla domanda perché non scompaiono, la risposta è bella e dolorosa insieme, perché non devono scomparire, perché crescere e guarire non vuol dire far finta che quelle cicatrici non siano mai esistite, ma significa portarsele addosso con un po' più di grazia, con un po' più di tenerezza. E poi sicuramente aprono il fianco ad un possibile sequel. D'altronde forse alla fine non conta davvero riparare tutti i pezzi, ma solo riuscire a guardarli con un po' più di tenerezza. E tu riesci a vedere la bellezza nei tuoi frammenti? Se sei arrivato o arrivata fino a questo punto, lascia l'emoji del demone qui nei commenti e fammi sapere che cosa ne pensi del film. Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Questo è il posto giusto per parlarne. E soprattutto, qual è il tuo personaggio preferito? Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo, se non l'hai già fatto, di iscriverti al canale, di attivare la campanella e di seguirmi su Instagram e TikTok per restare aggiornato o aggiornata sui prossimi contenuti. Noi ci vediamo ogni martedì in live oppure al prossimo video.